escursione di oggi ci porterà nei dintorni del comune di Arnà, in Valle d'Aosta, ed in particolare nella zona del promontorio di Machabi, o di Mazzabè, secondo alcuni testi, dove visiteremo il santuario della Madonna della Neve, ed il forte che assieme al piccolo borgo tuttora presente nei suoi pressi, prendono il nome dall'omonima località. Il facile percorso parte da Arnà e si sviluppa per meno di 2 chilometri tra una natura rigogliosa, che complice la primavera, si offre in una varietà notevole di colori. Al tratto carrabile che si conclude con uno spiazzo adibito a parcheggio, segue un piccolo tratto che porta al santuario. Il santuario come attualmente si presenta, risale al 1600, anche se la struttura preesistente è databile intorno al XIV secolo. L'atmosfera di silenzio e rilassatezza rimanda a momenti in cui la devozione per la Madonna portava in questi luoghi tanti fedeli. Ne sono testimonianza anche i piccoli caseggiati, posti nei pressi della chiesa, adibiti a questo scopo. Gli affreschi posti sotto il piccolo porticato sono di notevole impatto, anche se lo stato di conservazione non è dei migliori. Da menzionare sono anche gli interni, la cui navata centrale è ornata da diversi medaglioni, ed il presbiterio presenta una volta a cupola affrescata nel 1856 dai pittori Alessandro, Augusto ed Antonio Artari. Il campanile che svetta a fianco alla chiesa è datato 1723, e nei pressi del complesso sono posizionate anche le 2 statue litiche di San Grato e San Girolamo. In passato, si ipotizza che il numero di questa tipologia di statue fosse maggiore. In un corpo separato, dietro il santuario, sono affrescati all'interno di alcune nicchie i cosiddetti misteri del rosario. Ma il santuario è solo uno degli elementi che rende unico questo posto. Il panorama che si gode infatti è davvero stupendo, spaziando con lo sguardo dalle valli sottostanti alle montagne ancora imbiancate dalla neve. Ma la primavera si palesa anche a pochi metri da noi, con le meravigliose fioriture che accompagnano il nostro tragitto verso il piccolo borgo posto nei pressi del santuario, che fino a poche decine di anni fa era ancora abitato durante tutto l'anno. Le casette ed i vecchi attrezzi da lavoro che si trovano sparsi attorno a noi ci rimandano ad un passato di fatica che non appartiene più al nostro mondo di oggi. A noi rimane il piacere di ammirarne forse solo gli aspetti esteriori, che però hanno il potere di indurre alla meditazione ed alla riflessione. Guardandosi attorno, viene spontaneo pensare a quante storie questi posti hanno da raccontare nel corso dei secoli. Secoli in cui vite, attività, legami, sono nati e terminati per poi ricominciare ciclicamente mentre la storia si arricchisce di nuovi episodi. Ed intanto, nel nostro incedere siamo arrivati all'ultimo dei luoghi che ci eravamo prefissati di visitare. Il forte di Machabi è di fronte a noi, nato come avamposto del forte di Bard. È una struttura militare risalente al XVII-XVIII secolo. E come baluardo posto in questa zona delle Alpi, anche questo complesso costituito da caserme e batterie di cannoni ha contribuito alla difesa dei confini. La nostra scarpinata termina qui, e sperando che il video ti sia piaciuto, ti invitiamo ad iscriverti al canale Andalas. Anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Nel ringraziarti ti diamo l'arrivederci al prossimo video.